Buongiorno ragazzi, sono passati esattamente 3 giorni, Chicco ci ha portato il serbatoio già fatto. Interrompiamo il video per spiegarvi di che serbatoio stiamo parlando E soprattutto cosa è successo. Purtroppo abbiamo perso dei dati. I video che avevamo registrato in formato orizzontale non ci sono più. Chi ci segue da tempo si ricorderà che questo serbatoio ci aveva già creato problemi quando eravamo in Spagna. Quindi Marco aveva prontamente sistemato il problema, Rappezzato, tamponando, sì. Esatto, mettendoci cosa? Del nastro butilico, ma non è che pensavamo che questo nastro butilico sarebbe resistito tutta la vita. Sapevamo già che qua al rientro in Italia avremmo fatto rifare il serbatoio. Quindi tempismo perfetto, una volta rientrati in Italia abbiamo dovuto risolvere il problema così. Ci si è subito. ripresentato perché abbiamo ritrovato ancora la mattina i pesci rossi nel camper. Quindi abbiamo chiamato il nostro fabbro di fiducia, il nostro figlio Chicco, Per rifargli fare il serbatoio. Quindi abbiamo smontato la dinette, portato il serbatoio fuori dal camper per poi far prendere le misure a Chicco e rifarlo completamente. Ma già che c'eravamo, abbiamo deciso di fargli fare a Chicco la cisterna un pochino più grande. E io ho sempre detto che il serbatoio vecchio era 200 litri, invece no, era 160 litri e l'abbiamo fatto fare da 200 litri. quindi qualche litro in più che fa sempre comodo. Se a qualcuno interessa a vedere queste parti mancanti, trovate i video in formato verticale su Instagram, Facebook e TikTok. Ve li mettiamo magari linkati già nella descrizione. Così non fate fatica a trovarli. Esatto. Questo video lo stiamo registrando da Mirandola perché siamo in direzione Bologna alla fiera degli accessori del camper, al Fit Your Camper precisamente. Per chi ci volesse raggiungere, l'orario di apertura al pubblico sarà da venerdì 10 aprile dalle 14 alle 18, tutto il sabato 11 aprile e tutta la domenica 12. Se volete scriverci un messaggino sui social, ci farebbe piacere conoscervi. Buon proseguimento di video. Adesso Marco lo vuole testare, quindi lo riempiremo di acqua per vedere che non perda, anche se in realtà Chicco ha già fatto la prova. Marco, per essere sicuro, ne vuole fare un ulteriore. Andremo a riempirlo di acqua per vedere se non perde. Adesso Marco sta cercando un tappo da mezzo pollice per poter chiudere il serbatoio. Ha pulito tutti i sensori che c'erano montati sul vecchio. Il nuovo serbatoio è così. Chicco ci ha fatto 2 fuori di ispezione, una a destra e una a sinistra, in modo da riuscire a entrare a pulire il serbatoio. Quello precedente non ce l'aveva. Ci tenevamo molto a questa modifica. Tu cosa stai preparando, amor? Sto mettendo un rubinetto temporaneo per chiudere le forme, dato che il tappo non c'è. Ah, non ce l'abbiamo il tappo. No, mettiamo il rubinetto. Il cane di mio papà, di nome Pedro, è molto simpatico. Infatti appena abbiamo posizionato e rialzato il serbatoio è arrivato, ha alzato la zampetta e ha fatto la sua pipì. Vedete? Ha già inaugurato il serbatoio. Sei contento, amore? Tantissimo. Canna posizionata. E ora via a riempire il serbatoio. Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti e nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Apriamo il rubinetto. Bravo, pulisci via bene. Via, riempiamo. Hai trovato la sorpresa come nell'uovo di Pasqua? Sì, trovato dentro il pulcino. Ragazzi, diciamo che domani ci aggiorniamo per sapere se il serbatoio avrà tenuto oppure no. Abbiamo lasciato un giorno il serbatoio pieno d'acqua, non ci sono perdite, quindi top, grande Chiccolo. Ci ha stampato i 2 tappi da montare sul serbatoio. Uno con la sua guarnizione che ha colato in silicone. Che bel colore, tra l'altro. Sì, molto bello. Questo lo silicono qua sul serbatoio e il tappo sopra così. Che meraviglia, ma non sono un po' alti questi tappi, ci No, stanno? va bene, sì. Sicuro? Ha preso le misure, giusto? Tanta roba. Allora ragazzi, Marco ha deciso di fare questo lavoretto di siliconare i tappi che vi ha mostrato prima, anche se sono le 9 di sera. Però meglio così, almeno 24 ore rimane fermo il serbatoio, dopodiché possiamo rimontarlo finalmente. Quindi andiamo a vedere. Cos'è quella, la nitro? Sì, il solito che uso, ci sarà qualcuno sicuramente che dirà che non va bene. Sono anni che la uso, però vabbè, non va bene. Ma la nitroglicerina? È l'antinebbia. Ah, ok. Praticamente quando c'è la nebbia metto fuori questo. Abbiamo trasferito il serbatoio in garage
perché almeno è sicuro, anche se piove non si bagna. Questo bel cagnolino di nome Pedro è un po' un birichino, perché quando non c'è il suo padrone non mangia, vero Pedro? È un pochino vecchiettino e pensate che è il papà del nostro cagnolino che si chiama Argo, quindi Pedro ha 14 anni e Argo ne ha 12. Quindi è siliconato tutta la parte, adesso ha fatto aderire il tutto. Cos'è questo cocktail speciale? Qua è un goccio di sapone dei piatti, detersivo dei piatti. Fa lo stesso lavoro anche sull'altro tappo. Dai, ci siamo quasi. Vi ricordate ragazzi questa magliettina? Chi ci segue dagli inizi se la ricorda e come. Cerco motorhome, anni 90, fermami, vabbè lasciate perdere, Federico, perché è nostro figlio. Va bene, dai, va bene, dai. Non stiamo qua a guardare il silicone nell'uovo. Per quanto deve asciugare? 24 ore, giusto? Sì, 24-48, dipende. 24, 48, 72, cosa almeno per chi dice 24 e 24, per chi dice 48 e 48, per chi dice 72 e 72. Ma sulla confezione c'è scritto 48, anzi dalle 24 alle 48. Quindi ancora 3 giorni senza acqua, ma vabbè fa niente, tanto siamo a casa di mio papà, vabbè ci arrangiamo in qualche maniera. E niente, quindi ci rivediamo fra 2, 3, 5 giorni a settimana, quando si asciugherà il silicone. Buongiorno, buongiorno Felicini. Passate le 48 ore, il silicone è asciugato, andiamo a sciacquare il serbatoio con un po' di detersivo dei piatti e poi lo rimontiamo e lo disinfettiamo con acqua travel. Controlliamo che il silicone è asciutto, sì, è asciutto, madonna. Ok, è rimasto al sole e scotta ragazzi. Prima fase della pulizia terminata, adesso andiamo a montarlo e lo disinfettiamo con acqua travel. Abbiamo riportato sul serbatoio, l'abbiamo già posizionato e Marco sta rimontando i sensori che avevamo sul serbatoio vecchio. Marco sta litigando con uno dei sensori del serbatoio. Poi, cosa hai fatto? L'hai sostituito? Sì, poi quello marrone, poi mi hai detto. Poi se non sbaglio era... aspetta che devo prendere il telefono. Se non sbaglio era azzurro e nero. Allora aspetta che devo prendere i miei appunti del telefono in cui ho scritto la sequenza dei collegamenti. Azzurro e nero assieme. Il mio appunto dice marrone in alto, nero e azzurro centrale, massa terra in basso. Ok. Chiaro? Perfetto. Grazie. Prego. Grazie capo. Quindi marrone in alto l'hai già posizionato, giusto? Nero e azzurro centro è quello che rimane, la massa terra ovvio. E il morsetto è caduto. Ci arrivi o vado giù con la mia manina? Faccio io? No, ci arrivo. Che due baroni. No, così, mi sono girotti 3/4 di... L'impianto non perde, accendendo tutto, accendendo la pompa, impressione, non perde nulla, quindi inseriamo Sanigen acqua travel, via. Fa vedere? Gira? No, non mi hai fatto vedere amore, questo. Oh. È sotto forma di polverina. Ragazzi, visto che stasera danno temporaloni, non ci vogliamo muovere col camper, però in qualche modo dobbiamo distribuire bene il prodotto dell'acqua travel Sanigen. Quindi entrerò con questo mega super guanto marocchino, che è quasi ascellare. Quanto ginecologo. Esatto. Entro, faccio sciogliere bene il prodotto e lo distribuisco da una parte all'altra. Ma che bel lavoretto. Lavoro finito. Come al solito grazie Chiccolo che ci ha stampato i 2 tappi, ci ha fatto il serbatoio. Chicco è un angelo sceso dal cielo. Veramente. Sempre un amore nostro Sempre figlio. Un amore, sì. Adesso andrò a aprire tutti i rubinetti, quello della cucina, del bagno, della doccia, sia parte fredda che parte calda. Lascio scorrere un pochino in modo che vada tutto nelle tubature, dopodiché lasciamo così per 24 ore. Se ne riparla quindi domani. Sono passate 24 ore. Procediamo con la sanificazione dei serbatoi e delle tubature, quindi facciamo scorrere ancora tutta l'acqua nelle tubature, prima cucina, poi il bagno e poi la doccia. Dopodiché lasciamo nel serbatoio delle acque grigie ancora l'acqua fino a domani mattina, andremo a scaricare il tutto
Svuoteremo il serbatoio definitivamente delle acque chiare, lo andiamo a sciacquare un'altra volta e poi si comincia con l'utilizzo del nuovo serbatoio. Procediamo quindi col secondo passaggio. Giriamo su acqua fredda, via. Passiamo al miscelatore del bagno, acqua calda 2 minuti, acqua fredda altri 2 minuti. Ho smontato anche il filtro, l'ho già pulito. Passiamo al miscelatore della doccia, facciamo lo stesso lavoro, 2 minuti acqua calda e 2 minuti acqua fredda. Andiamo quindi a riempire tutti e due i serbatoi delle acque grigie, li lasciamo ancora a riposo per 24 ore in modo che si puliscono bene. Domani mattina svuoteremo il serbatoio delle acque grigie, andremo a svuotare il serbatoio delle acque chiare, lo sciacquiamo un'altra volta e poi finalmente utilizzeremo il serbatoio nuovo che ci ha fatto Chicco. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciclo di pulizia terminato. Abbiamo testato i tappi che ci ha fatto Chicco, abbiamo fatto un viaggetto, abbiamo capito che i tappi non perdono, le guarnizioni tengono alla grande. Adesso andiamo a posizionare il sensore dell'acqua che abbiamo comprato su Amazon. Sensore anti-allagamento, giusto? Sensore anti-allagamento, ok. sì. Allora, preparata la bacina dell'acqua, qui a fianco c'è il telefono con l'applicazione installata. Appena lo immergiamo, guardate, suona e arriva l'allarme sul telefono. Serbatoio, notifica. acqua di net, allarme perdita d'acqua. Aiuto! Togliamo. Istantaneo. E smette subito. Stato attuale, ok, si è ristabilito. Direi tanta roba. Questo piccolo aggeggino ci salverà il culetto, se per caso dovesse capitare che, ma non capiterà mai. No, ancora giusto? no, basta. Naturalmente ci auguriamo che non succederà mai, però perlomeno se ci dovesse ricapitare non ci troviamo l'allagamento con i pesci rossi nel camper. Quindi direi che è molto molto utile. Adesso andiamo a installarlo. Abbiamo trovato l'ultimo biadesivo della 3M, taglio via un angolino, glielo incollo lateralmente al sensore, perché giustamente, come dice la Sara, se lo incollo sotto il sensore si alza da terra e non rileva subito l'acqua. Mi sembra normale. Giusto, brava. Quindi lo fisserò a fianco al sensore e questo andrò a attaccarlo al serbatoio. Ma basta così poco? Sì. Sì? Usa tutto quello? Usalo tutto, amore, ci Usa sta. tutto? Scusami tanto. Sì, dai. Non lesinare. Vediamo, aspetta, lo mettiamo così. Posizionato a fianco al serbatoio. Appoggiato a terra. Sì, appoggiato a terra, diciamo che la posizione è proprio corretta, va bene così. Perfetto. Oh. Quindi possiamo reputare il lavoro serbatoio finito? Hanno fornuto! E via. Un grande lavoro, anche questo terminato. Terminato, via. Felicini, buongiorno. Oggi Marco si sente tanto mucciaccia di Art Attack, ve lo ricordate? Allora andiamo a vedere cosa sta combinando, sta ritagliando, facendo cose. Boh. Ciao mucciaccia. Aspettate, Guardi, sia per i momenti che sto facendo tutti i lavori. Spiego io, non preoccuparti. Allora, qui abbiamo un parasole che non utilizziamo più. Ha ritagliato un quadrato preciso. Lo andremo poi ad applicare all'oblò che abbiamo acquistato nuovo. Lo applicheremo poi con il velcro, quindi andrò a incollare il velcro sull'oblò. Perché vedete ragazzi che entra luce da lì? Esatto, già alle 5:30 di mattina entra la luce, quindi ci dà fastidio. Quindi per riutilizzare il parasole, dato che noi sapete che non buttiamo via niente, riutilizziamo tutto e non voglio comprare la tendina, non voglio spendere soldi, abbiamo già questo, utilizziamo questo. Peccato che in fase di acquisto dell'oblò non ci siamo accorti che mancava, non era dotato di tendina parasole, vabbè pazienza. Mentre Marco lavora di pennarello, forbice eccetera, io sto preparando il pranzo. Cosa sto preparando di buono? 2 frittatine veloci, qui ne ho già tolta una e dentro ho la seconda, e poi ho fatto un carpaccio di zucchine con una granella di pistacchi che vedrete dopo a pranzo. Qui siamo già alla fase del taglio. Certo. Manca solo il cucito e basta. Ma non si sfilaccerà secondo te, amore? Se si sfilaccia lo cuciamo, qual è il problema? Eh sì, gli faremo una cucitura. Facciamo la cucitura con la stoffa, mettiamo un bordino. Noi proviamo così, dai. Oh, vediamo, quadrato direi perfetto.
andrò ad applicargli il velcro femmina, il velcro maschio lo applicherò direttamente sull'oblò e poi vi faccio vedere il lavoro finito come resterà. Ci sarà qualcuno sicuramente che dirà facevi prima comprare la tendina 20 euro, la compravi qua, la compravi là. No, noi riutilizziamo tutto, non buttiamo via niente e ci accontentiamo di quello che abbiamo, non sprechiamo. Non è. Quindi ognuno a casa sua fa quello che vuole. Ovviamente chi come noi gli piace riutilizzare e non buttare via nulla, ho dimostrato che con un parasole che non si utilizza più si può creare anche un oscurante. Velcro. Questo l'abbiamo acquistato perché non l'avevamo. Esatto. Perfetto, ma che bravo, hai tagliato tutti i pezzettini che ci occorrono, quindi ne metterà 3 per lato in modo da far aderire il velcro in tutto il perimetro. Yes. Lascio a te il compito di staccare tutte le pellicole perché io con le unghie che ho non ce la faccio. No, sono meglio grazie, le mie. amore. Anche se non le ho lunghissime, sicuramente più lunghe delle tue sono, Ok, stai facendo aderire il velcro sulla cornice. Oh, va che bello, così non avremo più problemi di sole, luce. Beh, ovviamente quando accenderemo il ventilatore va tolto. Che, ma va? Però adesso abbiamo il condizionatore, non serve il ventilatore. Esatto, quindi servirà in primavera. Esatto. Perfetto, ma che bello. Quindi adesso devi rimuovere Adesso la rimuovere il tappetino, sì, in modo che diciamo la femmina o il Aderisce. maschio aderisce alla parte alla cornice. alla cornice. Esattamente. Bravo amore, quindi adesso stai rimuovendo tutto in modo che una parte di velcro rimane sul tappetino e la parte corrispondente a cui si appiccicherà rimane sulla cornice. Esattamente. A noi non interessa che si vedano i Ma pezzettini non di si vede velcro, niente, ma poi è sono bianchi, spogliato. dai. Ma va bene. E poi noi siamo per l'arte e riutilizzo, non mi interessa niente. Dai, non è proprio un pugno in un occhio. No, a me piace. A me piace. A me piace. Perfetto, anche questo è a posto, dai. Ragazzi, non è finita qui perché abbiamo deciso di utilizzare anche il pezzettino che ci è rimasto. Quindi l'abbiamo tagliato a misura e lo utilizzeremo come oscurante per questo vetro. Quindi Marco ha fatto i forellini ai lati, sta inserendo delle ventose che avevamo già. Sì, che utilizziamo per la doccia. Esatto, che ci sono avanzate dalla doccia. Ah, ok. Li ho già messi Adesso? tutti e 4. No, l'ho messo due al contrario. Oh no! Al contrario questo qua. E vabbè. Agire. Adesso come si faceva una volta? Una bagnatina. Posizionato, guardate che perfezione. Oh, va benone, Devo cancellare il pennarello che c'è su, dopo lo cancello. Ah, perché qua è rimasto ma sì, ma chi se ne importa? dopo lo cancello. Con un po' di acqua penso che venga via. Comunque è bello, È vero? Bombazza. Dovremmo fare così anche dall'altra finestra. Sì. Bello, sono soddisfatta. Anche tu, Anch'io. muchacha. E quel pezzo che è avanzato, questo, Cosa ti facciamo? faccio il reggiseno. Grazie. Sì. E poi forse ne avanza il pezzettino mi faccio il perizoma. Va bene, bella idea. Preparata la bacina dell'acqua, qui a fianco c'è il telefono con l'applicazione installata. Appena lo immergiamo, guardate, suona e arriva l'allarme sul telefono. Serve la notifica. acqua di net, allarme perdita d'acqua. Aiuto! Vediamo. Istantaneo, si smette subito. Stato attuale, ok, si è ristabilito.